Ciao, oggi ti parliamo dei lampeggianti BFT a 230. Il lampeggiante è un dispositivo di segnalazione e sicurezza. Massimiliano nel video seguente ti mostra la sua importanza. Un aspetto sottovalutato delle automazioni sono i lampeggianti, invece la loro funzione è molto utile per diversi aspetti. Ci segnalano quando effettivamente la centrale ha ricevuto il segnale del nostro telecomando. Ci indicano quando il cancello è in movimento e quindi è presente un pericolo. Indicano alle altre persone che un automobilista è in entrata o in uscita e quindi di fare attenzione. Ora, compresa l'importanza del lampeggiante in generale, analizziamo quelli a 230 della BFT. La BFT, come tutti i produttori, nel tempo ha cambiato molto spesso il modello del lampeggiante. Si parte dal vecchio Pulsar, e poi il successivo lampo, sono praticamente identici, e poi c'è il Ray e successivamente il Radius, che è quello ancora attualmente prodotto. Nonostante i diversi tipi di lampeggiante, i problemi del 230 volt della BFT rimangono sempre gli stessi. O il lampeggiante rimane fisso, oppure smette di lampeggiare, ma in entrambi i casi il problema è sempre riconducibile alla scheda di lampeggio. Quando si verifica uno di questi due problemi, hai due modalità di intervento. Puoi risolverlo in due modi diversi. Il primo è sostituendolo con una scheda originale BFT che puoi comprare sul nostro sito shop.segema.net, come ti fa vedere il video seguente. Il secondo modo è sostituire la scheda lampeggio tradizionale che ha una lampadina a incandescenza con una scheda a LED apposita di ricambio 230 volt per la BFT. Questa scheda migliora sia l'efficienza del lampeggiante perché consuma un decimo della corrente di quello tradizionale, dura circa 50 volte di più e ha 5 anni di garanzia perché il LED non subisce tutte le problematiche della lampadina a incandescenza e anche del circuito lampeggio dell'incandescenza. Anche la scheda LED di sostituzione e ricambio può essere acquistata sul nostro sito shop.segema.net nel seguente modo. Ora, come prima cosa, ti mostriamo come sostituire la scheda 230 volt della BFT con l'originale acquistabile sul nostro sito. Ora Massimiliano ti mostra come smontare il lampeggiante vecchio. Noi abbiamo scelto il Radius perché è quello attualmente in commercio. Per gli altri è la stessa cosa, cambia solo la modalità di rimozione della calotta superiore, e sostituire con una scheda BFT originale. Per prima cosa smontiamo la calotta del Radius. Quindi svidiamo le due viti di lato che tengono la calotta. Adesso che abbiamo rimosso la calotta dobbiamo svitare la lampadina, altrimenti non possiamo rimuovere la scheda dal supporto del lampeggiante. Una volta svitata la lampadina, rimuoviamo le due viti che tengono la scheda ferma sul supporto. Adesso, affinché i fili non cadano all'interno della colonna se non sono stati fermati,
staccheremo un filo alla volta e lo attaccheremo sulla nuova scheda. Allora, stacchiamo prima un filo della corrente e lo attacchiamo su quella nuova. Non è importante quale dei due. I fili della corrente possono essere attaccati in qualsiasi modo sul morsetto nero perché è corrente alternata e quindi il lampeggiante funzionerà lo stesso. Ora stacchiamo anche l'altro e lo colleghiamo sempre al morsetto nero. La nuova scheda è identica a quella vecchia e ha un morsetto nero e un morsetto bianco. Il morsetto nero è quello relativo alla corrente, il morsetto bianco è quello relativo all'antenna. Se non avete l'antenna, perché l'avete montata da un'altra parte o proprio non ce l'avete, il morsetto bianco rimarrà libero. Ora è il momento dell'antenna. Ricordiamo che il filo giallo, che corrisponde al morsetto bianco, è quello relativo al centro dell'antenna, mentre il nero è quello relativo alla garza. Quindi stacchiamo l'antenna e la attacchiamo nel nuovo morsetto. Adesso ripoggiamo la scheda sul supporto, riavvitiamo le viti per fermarla e richiudiamo la calotta e proviamo. Ora vediamo come sostituire invece la scheda lampeggiante 230 volt della BFT con una scheda lampeggiante a LED per migliorarne l'efficienza. Allora, prendiamo la nostra scheda lampeggiante a LED che ha il supporto apposito per andare sui lampeggianti BFT. E facciamo più o meno le stesse operazioni di prima, vale a dire partiamo prima dalla corrente, stacchiamo un filo alla volta e lo andremo ad attaccare sulla N e L del lampeggiante a LED. Anche in questo caso come lo attacchiamo non ha importanza perché è corrente alternata e quindi il lampeggiante funzionerà comunque. Ora se l'abbiamo, dobbiamo attaccare l'antenna. Nel caso del lampeggiante a LED dobbiamo collegare solamente il centro del coassiale e non la garza. In questo caso quindi staccheremo il cavo dell'antenna dal vecchio lampeggiante, prenderemo il filo centrale, lo attaccheremo al morsetto ANT della scheda lampeggiante insieme al filo di antennina che trovate all'interno della confezione. Importante è ricordarsi di passare i fili della corrente e anche poi dell'eventuale antenna all'interno del taglio che trovate nel supporto del lampeggiante a LED.
Ora fissiamo la base della schedina LED sul supporto del lampeggiante BFT con le viti che abbiamo tolto prima dalla vecchia scheda. Infiliamo la scheda lampeggiante a LED nel supporto in modo tale da fissarla. E adesso possiamo richiudere la calotta del lampeggiante e provare. Allora, come hai visto è stato semplicissimo sostituire la vecchia scheda con la nuova scheda lampeggiante a LED. Ti ricordo i vantaggi, che sono una durata di 50.000 ore invece delle 1000 tradizionali dell'incandescenza, un consumo di 2 watt invece di 25 watt dell'incandescenza, una garanzia di 5 anni invece dei 2 della scheda lampeggiante ad incandescenza. Se hai dubbi sui 5 anni di garanzia non c'è problema, la garanzia copre, come tutte le garanzie di qualsiasi prodotto, i problemi di fabbricazione. Logicamente se un fulmine distrugge la scheda oppure con una pallonata la frantuma, questo non è un problema di garanzia ma è un incidente che è occorso. Ma per quanto riguarda i difetti di fabbricazione, per 5 anni la scheda è coperta. Riguardo al costo, costa più dell'originale. È normale che costi più dell'originale, è lo stesso rapporto che c'è fra una lampadina anche basso consumo e una lampadina a LED. Quando si va a comprare una lampadina a LED normalmente costa di più perché è una tecnologia più costosa, ma il tempo di vita è molto e decisamente più lungo, 50 volte di più di una tradizionale, e quindi quella piccola differenza di prezzo che c'è praticamente è inesistente.